Amici di Moto.it, ciao a tutti da Fuerteventura. Sono qui per provare una delle Ducati più attese degli ultimi anni. Parlo della Multistrada 950. In tanti volevano una multi più piccola ed eccola qua. Ve la mostro a favore di luce, se no non si vede un tubo. Eccola qui, Multistrada 950 in colorazione rossa, che è quella che costa anche meno, 13.690 euro, 200 euro in più per quella bianca. Adesso ve la mostro nel suo insieme per farvi vedere proprio come è fatta, con la ruota anteriore da 19 pollici, forcellone bibraccio, scarico basso come l'Enduro e codone dell'Enduro, però tutta la sezione frontale invece ricorda la Multistrada 1200. Adesso l'avete vista e vado subito a provarla per raccontarvi come va su strada, che è la cosa che sicuramente volete sapere prima di tutto. Ragazzi, eccoci in sella alla Multistrada 950, siamo a Fuerteventura come vi dicevo. Adesso alzo lo schermo per ripararmi dai sassi di questo asfalto lavico e soprattutto per permettervi di ascoltare nel modo migliore e più chiaro possibile la mia voce. Inizio a raccontarvi della 950 la posizione di guida, perché ricalca quella della famiglia Multistrada, in particolare della Multistrada 1200 non Enduro, perché il serbatoio è molto stretto tra le gambe, mentre il codino ha le fattezze della Enduro. È molto comoda, molto ospitale, si sta bene, anche il passeggero ha la sella appena alta ma è comoda. Adesso siamo su un tratto di strada a bassa andatura, stiamo seguendo la nostra guida Andrea Rossi e quindi vi posso parlare della moto a livello proprio di ergonomia e di posizione di guida. Posizione comoda, il manubrio è basso come sulla Multistrada 1200, non ha i riser della Enduro, poi c'è il solito parabrezza regolabile, lo vedete, in modo molto semplice. Le vibrazioni al manubrio non ci sono e oggi la temperatura è di circa 24 gradi, lo vedete qui indicato, ma non si avverte assolutamente calore da parte del motore. Ecco, sentite già un allungo del motore, perché adesso lascio stare l'ergonomia, perché vi dicevo, poco calore, praticamente assente, vibrazioni molto ridotte, compaiono solo al manubrio agli alti regimi ma non danno fastidio, perché quello che ci interessa di più di questa moto sono senz'altro le doti di guida. La sorpresa più grande arriva dal motore 950. Questa moto è l'entry level della famiglia Multistrada, ma non è certo una moto low cost, una moto da quasi 14.000 euro e il motore è sicuramente degno di appartenere alla famiglia Multistrada. Adesso vedete sono a 4.000 giri, già a questo regime ha una spinta molto potente. Ci sono 113 cavalli a 9.000 giri con un allungo che prosegue anche oltre i 10.000 giri, quindi un range di utilizzo molto ampio. Parliamo del motore. Il 950 in mappa sport ha una spinta veramente bestiale da vera Ducati. Sentite che rombo. Non può essere certo definita come la sorella sfigata della famiglia Multistrada, è semplicemente la moto di accesso alla gamma che ha prestazioni più alla portata di tutti, ma non per questo non sportive. Sentite quanto spinge forte e con una pienezza incredibile. Moto confortevole, lo sottolineiamo, sia per il pilota che per il passeggero, perché il codino, la sella e le maniglie sono quelle dell'Enduro, quindi c'è tanto spazio e ottimi appigli anche per il passeggero quando fate i viaggi in coppia. È una moto molto ospitale. Adesso lo vedete già dalle prime curve dietro Andrea Rossi della Ducati. Questa moto è agilissima, mantiene tutto il feeling di guida delle Ducati Multistrada. In particolare il 19 la avvicina moltissimo come rotondità in piega alla Enduro, però la sezione frontale ridotta, il serbatoio piccolo restituiscono poi il piacere di guida della Multistrada col 17. Passiamo adesso al motore, che è il grande protagonista. Sinceramente non mi aspettavo tanto dal piccolo 937. Sentite la spinta quanto è potente, 113 cavalli, 9.000 giri, ma anche con una bellissima coppia a partire da 5.000 giri. Sotto invece il motore non strappa, ma è molto lineare, ma non ha la schiena di certi concorrenti, pensiamo anche a Suzuki o Honda, che in basso sono leggermente più corposi, però il Ducati si rifà dai 5.000 giri. Sentite adesso, metto a posto la terza, sentite che spinta che ha, c'è proprio il rombo di scarico e di aspirazione della Multistrada 1200. In questo non è una moto piccola, infatti anche il prezzo lo dice che non è una moto povera la Multistrada 950. Ha tutto il carattere
delle Ducati più sportive, sentite che rumore esagerato, esplode quando si dà gas. Adesso metto la terza, 90 all'ora, sentite la risposta come è pronta. La discesa in piega è immediata, le gomme Pirelli Scorpion danno veramente tanta sicurezza, hanno tanto grip e comunicano tantissimo. Inferiore rispetto alla 1200, passiamo ai difetti, troviamo il cambio che non è preciso come quello della 1200, mostra qualche leggero impuntamento in scalata, soprattutto quando si guida piano, mentre quando il motore è su di giri la risposta è più precisa. Manca il quick shift anche tra gli optional, però è un cambio che, se usato correttamente con i giusti colpi di gas, funziona bene. E bene va anche la frizione a cavo, che non è appagante dal punto di vista estetico come una frizione idraulica, ma uno stacco abbastanza preciso e soprattutto è molto morbida nell'azionamento. Non sono niente male sulla Multi 950 anche le sospensioni, in particolare la forcella Kayaba da 48 mm completamente regolabile, ha un'ottima idraulica, è molto scorrevole, funziona veramente bene. Quando si frena forte tende a accucciarsi un po', ma in compenso restituisce poi un ottimo feeling di guida sullo sconnesso, funziona veramente bene. Impianto frenante Brembo, simile a quello della famiglia multistrada, quindi delle altre due sorellone, funziona molto bene. Abbiamo notato solo sull'esemplare in prova una certa corsa a vuoto della leva anteriore che porta poi la frenata a concentrarsi nella parte finale della leva. Qui abbiamo la modularità e la potenza, però sarebbe preferibile avere un attacco ancora più pronto quando si inizia a usare il comando. E adesso abbiamo visto come va la Multi 950, vediamo com'è fatta. Eccola qua, è l'anello di congiunzione ideale per le caratteristiche poi di guida tecniche tra la Multi 1200 e la multistrada enduro. Questo perché? Perché davanti troviamo un cerchio da 19 pollici a razze e non da 17 come sulla Multi 1200, e in pratica è il dimensionamento di pneumatici e cerchi che troviamo anche sulla multistrada enduro, che però ha cerchi a raggi, mentre qui appunto sono a razze in lega. Poi troviamo la parte centrale bella smilza, magra, con serbatoio da 20 litri, quindi simile alla multistrada 1200, mentre tutto il posteriore, guardatelo bene, è in pratica quello dell'enduro, con la grande sella per il passeggero, maniglione enorme e poi sottosella che può ospitare sia le borse in plastica che quelle in alluminio. Proseguiamo con la vista della moto, perché abbiamo il telaio traliccio identico a tutta la famiglia multistrada, con questa parte poi in lega leggera. Il canotto di sterzo è di 25 gradi, quindi un grado in più rispetto alla Multi 1200, esattamente lo stesso della multistrada enduro. Proseguiamo la vista posteriore con lo scarico, uguale a quello dell'enduro, forcellone bibraccio, entrambi sono neri, mentre sull'enduro, se vi ricordate, sono grigi. Proseguiamo la vista dell'altro lato. Qui la zona frontale è immediatamente riconoscibile multistrada, vediamo gli specchietti hanno il gambo della enduro, il motore è tutto diverso, è un 937 cc, comune alla Super Sport che proveremo più avanti. Vedete questo lato poi sempre col forcellone, monosax completamente regolabile col pomello remoto del precarico, comandi in alluminio, guardate, quello del pilota a queste gomme, ma anche al passeggero è riservato lo stesso trattamento con le gomme antivibrazioni. Pur essendo una entry level, le finiture della Multi 950 sono molto buone, guardate ad esempio le plastiche, la verniciatura come sono rifinite bene. Non c'è nulla di stonato. Quello che invece non fa impazzire gli appassionati è questo dettaglio, la frizione a cavo. E a dirla tutta, anch'io abituato alle multistrada 1200 con un ottimo comando idraulico ero un po' scettico, però dopo averla provata posso dirvi che la frizione a comando, vedete qui classico col cavo, che tra l'altro troviamo su quasi tutte le moto sportive giapponesi, funziona molto bene. Non è precisa nello stacco come quella idraulica delle 1200, ma un comando molto leggero che non stanca, quindi nel complesso è promossa, anche se lo so già, a tanti non piacerà vedere il cavo spuntare. Sono nuovi i blocchetti elettrici, identici a quelli della Monster 1200 che abbiamo appena provato. Qui troviamo il tasto Enter che serve a navigare dentro i menu. Con questo tasto invece si naviga all'interno del menu informazioni. Vedete che anche la multistrada 950 presenta i Ready Mode Sport, poi sotto Touring, Urban e Enduro. Sport e Touring hanno 113 cavalli, Urban ed Enduro arrivano invece a 75 cavalli. Cambia poi il settaggio del controllo di trazione, che su questa moto è regolabile su 8 livelli, e dell'ABS su 3 livelli. La strumentazione è uguale a quella della multistrada 1200 non S, quindi non è TFT, e da questo lato vediamo poi anche, vedete se scendo qua sotto, la ghiera di regolazione della forcella Kayaba da 48 mm. Proseguiamo con l'impianto frenante, Brembo con pinze monoblocco ad attacco radiale.
identiche a quelle della multistrada enduro. Questa moto non è un voglio ma non posso, ma è semplicemente una proposta multistrada dedicata a un pubblico che non vuole potenze esagerate come i 160 cavalli della 1200, vuole una moto anche più economica nell'acquisto, ma che sia comunque gratificante come una Ducati, e in questo la 950 ha fatto sicuramente centro. Con la Multi vi saluto e ci vediamo alla prossima prova qui su Moto.it. Ciao a tutti!